Buongiorno dal Cairo, qui sono da poco passate le 7 del mattino e sto riprendendo dall'alto del balconcino dell'hotel in cui sto. Particolarità del Cairo che i palazzi sono tutti marroni e io penso che la sabbia qua è come se volesse coprire la città. La sabbia del deserto. Agosto, penultimo giorno di viaggio. Stamattina sono le 7:30 del mattino qui al Cairo, molto tranquillo per il momento, stranamente a dirsi, e cerco adesso una corsa che mi porti a Giza per finalmente il complesso piramidi di Giza, e sta arrivando uno scooter, probabilmente lo vedo perché è lì al semaforo, e sono le 8 meno un quarto del mattino. Ecco, dopo questa avventura per Cairo, qui è l'entrata delle piramidi e qui ci si fa. Ecco, biglietto fatto, 540 pound, che sono esattamente 10 euro. Ecco, finalmente sono dentro dall'entrata giusta. Ok, ci hanno provato questo controllo del biglietto supplementare, ma era una scusa per poi avere la guida, il passaggio col calesse. Allora, piramide
piramide di Cheope e Khafre e di Cheops. Khafren e Cheope. E poi quella più piccola si chiama in italiano in realtà Micerino. Ecco, sono dentro nel complesso delle piramidi di Giza ed è magnifico, non c'è tanta gente a quest'ora per fortuna. Sto inquadrando la piramide, in italiano si dice di Micerino, Khafren e Cheope. Cheope è la più grande, anche se in effetti sembra un po' più bassa, ma è un effetto ottico. Ecco, questa è la piramide di Cheope, 134 metri, e questa è la piramide di Khafren, 124, e sullo sfondo si vede Micerino. Spero di aver detto bene. Imponente, incredibile. Rifaccio. Allora, piramide di Cheope, la più alta, 146 metri, sto leggendo in questo momento sulla guida. Piramide di Khafren, 136. Sembra quasi più alta, ma per la verità è quella che ho davanti a me, la più alta, 146 136. Sullo sfondo invece c'è una piramide più piccola di Micerino, 2589 a.C. e questa è la piramide di Cheope, è la più alta, la più grande, la più vasta e la più antica del mondo. 2589, e per terminarla 23 anni. Ed è 9 metri più bassa rispetto all'originale, invece di 146 doveva essere di 155, ma si è sgretolata un po' la cima. Queste invece le tre piramidi più piccoline, i resti di quelli che sono le tre piramidi, che sono le piramidi delle regine. Quindi c'è la prima piramide in cui era sepolta la madre di Cheope, nella seconda Mereset, che era la moglie, e nella terza una seconda moglie. E dietro le tre piramidi delle regine c'è un cimitero. Salam aleikum. E queste siano le entrate, non lo so, non è indicato niente. Ovviamente le spazzine ti chiedono soldi. Qui la situazione in Egitto dal punto di vista economico è veramente drammatico, divario soprattutto con i turisti. Le tre piramidi delle regine, sempre più a est, c'è il cimitero .
dovrebbe essere interessante. Ho letto sulla guida che è interessante anche questo. È una necropoli alla fine, una necropoli funeraria, il plateau di Giza, quindi le piramidi sono tombe dei faraoni e sono antichissime. Io in pratica sono sopra. Ah no, non sono sulla piramide, è una di quelle delle regine, che sono salito leggermente e non si capisce bene. Impressionante, e ho letto che ogni blocco pesa 2,5 tonnellate e sono milioni di blocchi. I turisti che probabilmente hanno un'entrata diversa rispetto alla mia, forse con gli autobus. Ho sentito che uno ha detto: oggi non fa tanto caldo rispetto al sud. No, aspetta mezz'ora, aspetta un'ora. Perché con questa scusa biglietto sembra quasi che ci sia un controllo, no? Ma in realtà una volta dentro basta, è finito. Questi non sono controllori, ma è una scusa per poi dirti facciamo la foto qua, e poi vogliono qualcosa e poi sono aggressivi, sì. Alla fine sei quasi costretto a dargli qualcosa, figurati se mi metto a discutere con questi. Però sono bravissimi, perché da una cosa del biglietto, oppure ti dicono no guarda che ti ho visto prima, sono bravi, bisogna riconoscere che basta non arrabbiarsi, viversela un po' così. E la piramide di Kefren, oppure in inglese Kafr, esattamente in arabo non lo so, in arabic non lo so, devo leggere, ed è più piccola, di 10 metri più bassa rispetto a quella di Cheope. Oppure in arabic quella di Cheope si chiama Khufu e in inglese Cheops. In questo momento i turisti sono arrivati a frotte e diciamo, rispetto a stamattina quando sono entrato un'ora e mezza fa, adesso non è più tranquillo. Prima era proprio bello. Questa invece è di 136 metri, piramide di Kefren o Kafr, e la cima è rivestita di una pietra levigata. Le due piramidi Kafr
e Menkaure, che è Micerino in italiano, e si vede su, ho letto che un passo sultano ha scavato lungo la parete, non so se nel tentativo di trovare qualcosa, immagino. Non so se sia riuscito poi nel suo intento. Qui si può vedere quell'incisione incredibile lungo il lato nord. Questo è il lato nord della piramide di Menkaure o Micerino. Micerino non mi piace tanto. Comunque è affascinante, veramente è incredibile, ma per me è incredibile la città del Cairo, perché io non ho mai visto una città così. Forse Città del Messico o New Delhi, però forse Città del Messico è quella più vasta che ho visto fino adesso, però il Cairo veramente è assurdo, è sterminata, e qua si vede, sta mangiando anche un po' di deserto, perché il deserto mangia lì la città. Di entrata per la tomba della piramide di Menkaure o Micerino. Io non ho intenzione di entrare e continuo nel giro cercando di arrivare fino al punto più panoramico, che è alla mia, da Micerino, da qua o in cammello o come volete a piedi, si può proseguire su una collinetta da dove il paesaggio dovrebbe essere uno dei più belli per poter vedere tutte insieme le tre piramidi principali. Molti ci vanno in cammello, vediamo, è incredibile. Però si iniziano a vedere le tre piramidi. Per raggiungere la cima, da dove si possono fare le foto migliori delle piramidi. Questa è la montagnetta un po' più alta, vediamo. E da qui è notevole il paesaggio. Io credo che sia il momento più bello così che raggruppa questo complesso funerario, una necropoli di più di 2500 anni fa, cioè 2500 avanti Cristo, quindi 4500 o anche 4600 anni, ed è magnifico. Male. E alle spalle la sterminata enorme Cairo. Ciao a tutti. Questo sia il momento, il culmine al termine di questo viaggio. Assistere ed essere in questo momento davanti alle piramidi nel loro complesso. Questo è un complesso funerario, una necropoli, e parlare di più di 2500 anni prima di Cristo significa 4500 anni di età. Mi vengono i brividi.
La piramide più alta è quella che sto inquadrando adesso, non è quella centrale. Questa è quella di Khufu o Cheope e questa è di Khafre o Khafre. Sono 10 metri di differenza, mentre invece quella di Micerino, che sembra molto alta, in realtà è meno della metà rispetto alle altre due, solo che è davanti e appare più alta. Spero che vi piacciono questi video. E non è finita, perché rimango tutto il giorno al Cairo e anche domani, e poi domani sera rientro. Ciao! Ecco, questa è un'altra inquadratura da un pochino più a est, a sud-est. Sì, diciamo che questa è la parete sud delle piramidi. Quindi io, più che dire che l'Egitto è meraviglioso, ma le piramidi credo che alla fine siano un pretesto per venire in Egitto e scoprire ciò che l'Egitto può darvi, che è gente meravigliosa, magnifica, molto buona. Qua si può vedere bene la Sfinge con il naso senza naso. Qui non ho capito dove sono, ma c'è un sacco di gente. Tutto il mondo qui di fronte alla Sfinge. Ecco, mancava solamente questo video con la Sfinge e c'è molta gente in questo momento, perché molti mi dicono ma non c'è nessuno in Egitto. No, qui alle piramidi c'è tutto il mondo. Ok, ma anche in giro per le piramidi. Io cerco sempre di trovare posti tranquilli, cerco di fare fotografie senza gente. Tra poco esco.
Ecco, qui sono nella zona un po' cristiana del Cairo, copta, e ecco, vabbè, lo faccio dire da lui che ecco, questa è la guida italiana e stava spiegando che questa è la zona ortodossa cristiana del Cairo, mentre invece di là a sinistra c'è la moschea Amr ibn al-As, che dovrebbe essere la prima moschea fondata del Cairo. Non lo so. Qui una libreria. Chiesa in cui la leggenda dice che la Sacra Famiglia si fermò durante il viaggio in Egitto e si chiama di San Sergius e Bacchus. Mosca? Sì, Italia. Ketir Egypt, Ketir Orthodox, Ketir Christians, Ketir. E Gesù a Santa Maria, quando stanno qui, bevono da questo. Da quest'acqua? Sì. Anche Cavern Church, Cavern. Do you know Cavern? Caverna, in italiano, gli attacchi là. Tutta la famiglia stanno qui. È Gesù, Santa Maria e Giuseppe. E qui. Non è cambiata mai. È questo paese. Questo era a hotel. Nel passato erano hotel. Ma tutte le persone qui quando stanno posso dire che tenere questo paese come questo non è cambiando qualcosa. Sai qualcosa che questo era la porta per l'hotel o l'ospedale. Qui anche un altro luogo qui. C'è un'altra porta. Qui, un'altra porta. Ma è chiuso. Per costruire l'altra chiesa. E questa è chiesa. Usano questo per il communion. Holy Communion, per la messa. Ah, il vino per la messa? Ah sì, come questo. Qui nella chiesa è successo un miracolo. Questo colonno adesso parlo inglese e italiano insieme, ok? Capisco inglese qui? Ci sono le tracce di sangue dell'impronta. Papa Kyrillos venire qui. Kyrillos non lo conosco. Miracolo. Prima di Papa Shenouda. Sai Papa Tawadros adesso? Papa Tawadros adesso. È il Pop. Sì. Tawadros e adesso. Prima di Papa Tawadros. Ma il Papa ortodosso parliamo? Sì. E non li conosco. Come Papa Francesco. Sì, come Papa Francesco. Venire Tracce qui. di sangue dell'impronta delle dita del Papa Cirillo VI a Cirolo, miracolo del sanguinamento da questa colonna. Questa colonna all'inizio della settimana santa nel 1967 che si è fermato dopo l'Ion del Santo. Ok, lì. E questo? Come si chiama il blood? Sangue. E il sangue è finito. Non continuare. Adesso subito. Subito?
Sì, subito. Il seguano? E sangue? Sangue e finito subito. È finito subito. Sì. Subito. Subito. C'è da correggere qualche parola. Ah, va bene, Ecco, rientro un attimo perché una ragazza mi ha dato un po' di spiegazioni e vabbè, la leggenda dice che Maria, Giuseppe e Gesù bevevano da questo pozzo l'acqua e sono stati praticamente hanno trovato riparo in questa caverna nel loro viaggio per scappare da Erode. In questa piccola cappella. Ecco, questa è la chiesa di Santa Barbara, dove all'interno c'è una famosa icona ed è stata una delle prime martiri del cristianesimo. E mi hanno detto che il 13% in Egitto sono ortodossi, quindi su 110 milioni non sono pochi, sono circa 12 milioni. Convento o chiesa di San Giorgio, vediamo, è molto, praticamente un complesso qua al Cairo dove ci sono tutte queste chiese. Ecco, questa è la moschea costruita nel sito in cui c'era è stata fondata e è stata costruita la prima moschea e quindi il primo insediamento islamico in Egitto e in tutta l'Africa, e quindi è importantissima storicamente, dal punto di vista storico, questa moschea, che è bella ma non è la moschea più bella che ho visto o tra le moschee più belle, però devo dire è molto tranquilla ed è comunque bello. È molto tranquillo, bisogna togliersi le scarpe come in tutte le moschee, però è molto bello. All'interno delle moschee una cosa particolare, ci sono tante edizioni del Corano, poi sono libere e tutti possono prenderle per pregare e poi ci si rivolgono verso la Mecca. In questo momento non è il momento della preghiera, però c'è gente dentro che prega, probabilmente si rilassa, è bello, è accogliente, è sempre stato così per le moschee, è diverso rispetto alla chiesa, perché qua poi ci si distende per terra tranquillamente. Ti invita molto a riflettere. C'è gente, secondo me c'è gente anche che dorme. E poi da lì a piedi raggiungerò la cittadella. In pratica ci dovrebbero essere dei monumenti relativi all'occupazione turca araba in Egitto.
No niente. No, tranquillo. Where do you go? Where do you go? Non ce l'hai? Ok. Le moschee quando trovo i posti così sono proprio tipici, devo dire la verità, fine del mondo. Ma è un posto praticamente dove vengono tutti, penso che si spenda molto poco, mangi una carne che sembra un sanguinaccio, il fegato, la salsiccia, non ho ben capito se è carne, che carne è. E il brodo è buono. Quando trovo i posti così sono proprio tipici, devo dire la verità, fine del mondo. Penso che sia fegato e salsiccia. La salsiccia, non ho ben capito se è carne, che carne è. Queste frattaglie, appeso lì c'è come delle frattaglie, delle salsicce, però continua a entrare gente via vai e quindi è un posto proprio tipico. Da quel pentolone c'è il brodo, però io devo dire che è buono. Ecco, dopo pranzo, moschea di Ahmed ibn Tulun. Ma dovrebbe essere molto antica. Mi ha fatto arrabbiare perché entri, ti togli le scarpe, arriva lì con la cassettina, subito la donazione, che poi se la intasca lui. Appena capito, appena gli ho detto che sono italiano, gli avrei dovuto dire siriano. E qualcuno mi ha scambiato per siriano. Che praticamente dalla moschea di Ibn Tulun, che voleva fondare un paese a sé, Al-Qaid. E comunque in questa zona ci sono altre moschee di quell'epoca dell'Ottocento, praticamente da quando c'è stata l'invasione araba in Egitto, e quindi è una zona, sembra una zona povera però tipica. Sì, nella moschea qualche turista, ma egiziano, pochi. È una zona interessante questa, e la moschea che ho appena visto secondo me è meravigliosa, tenuta bene, molto semplice, bella. Qui ce n'è una più piccolina, da fuori carina. Non mi mollano più, vogliono il telefono, mi tengono qua, wait. Questa è un'altra moschea. Diciamo che questa è la parte egiziana dove, con tutte queste moschee, ricorda l'invasione araba e i vari sultanati,
famiglie che si sono succedute qua in Egitto. È la parte diciamo meno africana, ecco, perché comunque questa arriva diciamo dall'Arabia Saudita, dall'Iraq, forse dall'Iran, non conosco la storia, dalla Siria. È come essere un po' in Turchia, Istanbul, infatti l'architettura mi ricorda molto Sultanahmet. Shukran. Italia. You speak Italian? Shuai. Ciao. Ciao ciao. Sì. Ticket da qua e poi. Ah, proprio qua, esatto. Qua. Poi alle 5 chiudono, sono le 4:30 e non ti fanno entrare. Comunque se ti fanno entrare per stare dentro 5 minuti. Non sono veramente le 5, ma loro alle 4:30 già iniziano a chiudere. Quindi vediamo, magari ci vengo domani. Questa è la parte, tra virgolette, più turca del Cairo. Cose che non ho visto lungo il Nilo, dove c'è più la cultura e le rovine egizie. E qui in particolare dove sono adesso appunto è zona di moschee, di madrasse come questa che volevo entrare adesso, scuole coraniche, mausolei, musei sempre dell'epoca mamelucca e turca, irachena, siriana. Qui in pratica ne hanno appena presi 2 ammanettati dalla polizia, uno ammanettato e vanno via in taxi. Bello abbandonato, probabilmente sta cercando il padrone davanti alla piramide di Kefren. Vediamo, magari cammello, se hai bisogno ti aiuto io. No, scappa. Bello, bellissimo. Adesso si rivolta. No, probabilmente l'ha trovato, dai, perché vedo che sa la strada. Ciao a tutti, giornata stupenda. L'unica cosa è che mi sono dimenticato di comprare l'acqua, quindi sono qua dentro in questo forno con la temperatura che sta aumentando senza acqua. Vabbè, però dai, il bello del posto ti fa superare ogni cosa.